Lemuria, ricordi delle memorie nascoste di Kai. I 33 bambini cristici. Forse da quando abbiamo condiviso insieme questo percorso, il tuo cuore ha iniziato a ricordare questa terra chiamata Lemuria. Forse ora cominci a capire che il sole e la terra hanno danzato insieme in ogni epoca dell'umanità e che ad ogni alba si offre l'opportunità di un nuovo inizio. E se non è così, il mio desiderio è che tu riesca a capirlo, in modo che il tuo cuore ritorni ad essere innocente e leggero, come all'inizio della tua storia, perché sento un grande fardello nel tuo essere, una grande stanchezza che non devi sopportare più. Le ere sono passate e tutto, assolutamente tutto, ha sempre avuto una ragione d'essere, indipendentemente dal fatto che in questo momento te lo ricordi e lo capisci, oppure no. La fonte ama veramente ogni particella della creazione e ci accompagna veramente in ogni momento. La più grande sofferenza può essere elevata verso la luce della comprensione e può trasformarsi in una benedizione. In verità, tutto è una questione di scelta. Se riesci a ricordare che quell'amore che provi per gli esseri a te più cari è solo un barlume dell'immensa luce che emana il cuore della fonte, riuscirai a comprendere che ogni passo del tuo cammino e della tua storia hanno avuto alla base un'essenza e uno scopo di profondo amore, anche se in molte occasioni non lo vedevi. Ora ti racconterò la mia storia. Voglio che tu conosca me e la mia famiglia, le persone a me più care. Il mio nome è Mariam, sono appena una bambina. Il tempo a Lemuria è diverso dal tuo perché in realtà non lo misuriamo cronologicamente. Non viviamo ancora nella linearità della terza dimensione. Per il momento la nostra coscienza e il nostro corpo si trovano nella quinta dimensione, cosicché il tempo scorre diverso. Possiamo rimanere nello stesso veicolo corporale centinaia o anche migliaia di anni se lo vogliamo, perché non invecchiamo allo stesso vostro ritmo nella terza dimensione. Tuttavia, i nostri corpi sono visti piccoli o grandi a seconda della nostra permanenza su questa terra. In questo momento sono una bambina e ho, per quello che sembrerebbe a te, 9 anni. Finora ho imparato molto dai miei maestri della fratellanza del Rubino. Ho 5 maestri che guidano la mia anima per ciò che viene ad apportare all'evoluzione della Terra. Ci sono molte cose che mi piace fare, ma quello che amo di più è l'alchimia della coscienza e la comunicazione interstellare. Inoltre, a un certo punto, quando sarò abbastanza matura, mi insegneranno l'alchimia sessuale, perché questo è uno dei grandi compiti che noi dei 33 abbiamo. Ti parlerò dei 33 e ti parlerò anche dell'alchimia sessuale. Per ora quello che mi piace imparare è l'alchimia della coscienza. Questo è un insegnamento che ci dà il maestro Melchisedec e consiste nell'incanalare le energie del cosmo e della Terra per creare elementi spirituali di connessione e trasformazione. Inoltre, l'alchimia della coscienza utilizza il linguaggio del colore per alimentare l'anima e aprire tutti i circuiti del corpo, con lo scopo di essere in grado di ricevere gli impulsi che provengono dalla totalità della sua esistenza multidimensionale. Immagina di esistere in molte dimensioni allo stesso tempo e tutti questi aspetti di te stesso, proprio ora, stanno cercando di comunicare con te, con lo scopo di scambiare informazioni e di nutrirsi gli uni con gli altri delle esperienze che ognuno sta vivendo nei rispettivi piani. Questi impulsi arrivano attraverso il tuo corpo di luce e cercano di radicarsi nel tuo corpo fisico attraverso le tue ghiandole. L'informazione entra nel tuo corpo attraverso le ghiandole e si ancora attraverso l'acqua che scorre nel tuo corpo.
Le cellule e il sangue sono quindi destinatari di tali informazioni, ma è necessario mantenere le ghiandole attive in funzione perché questo scambio cosmico possa accadere. Le ghiandole rispondono al linguaggio del colore, infatti si attivano attraverso il colore che genera nuovi impulsi, permettendo alle porte della coscienza di aprirsi. Un altro modo in cui le ghiandole possono funzionare meglio o possono essere pulite e attivate è attraverso l'energia del sole. Il sole svolge la stessa funzione con le piante e con il corpo umano, cioè nutre e dà vita. Per questo nei giorni di sole le persone si sentono più felici e attive che nei giorni nuvolosi. Comunque anche i giorni nuvolosi sono necessari, poiché le ghiandole hanno bisogno di periodi di riposo solare e di oscurità per poter elaborare le informazioni che ricevono durante il giorno. Nei giorni nuvolosi ti senti stanco e assonnato, poiché le tue ghiandole chiedono riposo e relax per elaborare le informazioni. Il colore invece fornisce alle ghiandole le informazioni codificate attraverso delle frequenze e dei linguaggi che ogni colore apporta. Anche i fiori e le piante forniscono informazioni. Tuttavia, il colore aiuta le ghiandole ad aprirsi verso altre dimensioni e permette che l'informazione cosmica possa essere letta correttamente dalla coscienza. Alchimia della coscienza significa attivare le ghiandole per poter accedere ai poteri nascosti dell'essere e per ricevere le informazioni in modo diretto e puro dal cosmo. Una volta fatto questo, è possibile accedere ai flussi di energia cosmica e planetaria per creare elementi di connessione spirituale. Creiamo sfere di connessione e comunicazione attraverso la connessione dei cristalli planetari con le energie liquide e eteriche che vivono al centro del cuore della Terra. In questo modo diamo vita a nuove forme cristalline che creiamo con forme geometriche specifiche, a seconda di ciò che vogliamo canalizzare attraverso il cristallo. Per ora io sono riuscita a creare la mia propria sfera di connessione e ho la missione di crearne una per ogni membro della mia famiglia d'anima. Bene, devo raccontarti della mia famiglia, sarà importante per te. Nel tuo tempo le persone nascono e quando fanno il loro primo respiro hanno completamente dimenticato l'essenza spirituale del loro essere. Nascono senza il ricordo di chi sono in altre dimensioni e di chi sono state in altre vite. Allo stesso modo nascono senza il ricordo dell'altra parte, la loro fiamma gemella. Nel mio tempo, tutti abbiamo la totalità della nostra memoria attiva. Conosco e posso vedere chi sono in altre dimensioni. So che nei piani più elevati della quinta dimensione sono un giovane di origine siriana pleiadiana e ho accanto la mia fiamma gemella. Lei è una giovane donna della mia stessa origine. Nonostante ciò, in questo pianeta chiamato Gaia, ho scelto di incarnare l'energia femminile ed essere donna. L'ho scelto così, la mia anima lo ha scelto, perché ho bisogno e desidero vivere questa esperienza. Insieme a me, alla mia stessa ora, nacque la mia fiamma gemella, incarnata nel corpo di un bambino di nome Zuli. Insieme abbiamo una missione molto speciale, che coinvolge la nascita della coscienza cristica su questo pianeta. Dal primo momento in cui ho avuto coscienza di me stessa, ho avuto coscienza di lui e l'ho amato come non si può amare nessun altro. Noi, fiamme gemelle, siamo unite per l'eternità e attraverso la nostra unione d'amore puro, incondizionato, siamo in grado di raggiungere la fonte, perché la nostra connessione simboleggia l'unione della Dea cosmica e del Dio cosmico. Quando ci troviamo, i nostri cuori battono allo stesso ritmo e la nostra energia si sincronizza in modo perfetto e assoluto. La fiamma gemella è il riflesso perfetto del tuo essere. È il tuo specchio, l'altra tua metà.
Tuttavia, ognuno ha il suo cammino e il suo destino e i suoi insegnamenti da vivere, e questo ci nutre e ci permette di evolvere, perché tutto ciò che impariamo separati lo condividiamo con l'altro attraverso il cuore. Zuli è la mia fiamma gemella e ci conosciamo da quando eravamo molto piccoli. Abbiamo camminato e imparato molto insieme. Siccome siamo specchi, abbiamo creato l'uno per l'altro l'energia dei nostri animali custodi, dando loro la vita a partire dal nostro cuore. Così il mio compagno animale, che è un gatto, lo ha creato Zuli per me, con l'energia del suo amore e del suo cuore. Mentre il suo compagno, che è un delfino, l'ho creato io per lui, con l'energia del mio amore e del mio cuore. Loro sono i nostri compagni d'anima e resteranno con noi per sempre, mentre la nostra anima rimane su questa terra. Sono come i draghi fedeli ed eterni. Se un giorno Zuli si allontanasse da me e non potessimo stare insieme, il suo delfino rimarrebbe con lui e sarebbe come se una parte di me lo accompagnasse nel suo cammino. Lo stesso sarebbe per il mio gattino. Ma c'è una cosa che forse non sai. È che ogni coppia di fiamme gemelle non nasce sola, ma nasce accompagnata da un'altra coppia, che è un riflesso della nostra connessione. Cioè, noi abbiamo altri due partner che in qualche modo sono un mio riflesso e un riflesso di Zuli. Forse questo ti può confondere, ma è davvero qualcosa di bello. Le due coppie di fiamme gemelle sono capaci di unirsi per creare vita spirituale e la loro unione è assoluta ed eterna. Siamo una famiglia indissolubile. Questo tipo di unione di due coppie si verifica solo nel lignaggio cristico dei Kumaras e noi, della famiglia dei 33, proveniamo da questa stirpe, quindi siamo in 8 gruppi, ognuno costituito da 2 coppie. Nel nostro universo ci sono 12 stirpi che nacquero dai primi 12 esseri che emersero dal cuore della fonte per mezzo dell'unione della dea cosmica e del dio cosmico. Questi primi 12 esseri sono gli Elohim primordiali, sono i primi figli. Quei primi 12 si divisero per vivere l'esperienza della creazione allo stesso modo della dea e del dio, di modo che quelli che prima erano 12 esseri androgeni si divisero ciascuno in 2, creando 12 coppie, cioè 24 esseri. Ognuna di queste coppie è stata incaricata di custodire diversi sistemi solari e di fare come da filtro per ogni impulso creativo emanato dalla fonte, ossia con ogni battito e impulso creatore d'amore che emana la fonte, i 24 esseri ricevono l'energia e inondano di informazioni, consapevolezza e luce i mondi che gli spetta di custodire. Allo stesso tempo ogni coppia è diventata responsabile di creare e custodire una stirpe di esseri che attraverso gli impulsi creatori della fonte nacquero grazie a loro. Ogni stirpe è rappresentata da un raggio di colore e da un arcangelo. La stirpe cristica è rappresentata dal raggio corallo. Il suo guardiano arcangelo è l'arcangelo Michele e una delle sue particolarità è il fatto che ogni coppia di fiamma gemella nasce con un'altra sempre. Gesù e Miriam, Maria Maddalena, sono fiamme gemelle e riflessi di Sanat Kumara e Lady Venus. Bene, sia Zuli che io proveniamo dalla stirpe cristica e siamo nati accompagnati da un'altra coppia. I loro nomi sono Aralai e Michael. Essi arrivarono su questa terra poco dopo di noi. In questo momento loro sono bambini più piccoli. Hanno quello che per te sarebbe 6 anni. Ci prendiamo cura di loro e cerchiamo di rimanere sempre insieme. Il compagno di Aralai è un gattino come il mio e quello di Michael è un delfino come quello di Zuli.
Anche loro sono molto vicino a noi nella quinta dimensione, ma, a differenza di noi che scegliamo di scambiarci i ruoli maschile e femminile, hanno deciso di incarnarsi uguali a come sono in quell'altra dimensione. Insieme abbiamo una missione molto speciale, che coinvolge le altre coppie di bambini provenienti dalla stirpe cristica, i 33 bambini, così ci chiamano i maestri e la fratellanza del Rubino. Questa missione consiste nel generare i primi esseri umani che nasceranno con la coscienza cristica attivata, ma vivranno nella terza dimensione. Dobbiamo dare origine ad un nuovo ritmo evolutivo dell'umanità e per questo daremo alla luce, già nella frequenza della terza dimensione, senza che ciò comporti una diminuzione della nostra vibrazione. La grande madre Gaia ci ha convocato con questo scopo perché il suo desiderio è generare un impeto immenso di amore che concederà all'umanità un elevato stato dell'essere. In questo modo le dimensioni inizieranno ad intrecciarsi come la grande madre le intrecciò nel suo proprio corpo e nella sua consapevolezza di sé. Per riuscire a svolgere questo compito dovremo imparare l'alchimia sessuale, perché ogni coppia darà alla luce 2 figli con il sostegno e l'amore dell'altra coppia. Tuttavia, essere in grado di portare avanti una gravidanza e dare alla luce i primi umani con la coscienza cristica richiede un elevato stato di coscienza e di conoscenza profonda della forza e della magia dell'energia sessuale. Quando si stabilisce il legame in coscienza assoluta e connessione con la fonte, siamo in grado di costruire un veicolo di luce adatto ai nostri figli. La Terra, o meglio lo spirito galattico chiamato Gaia, ha progettato questo piano con lo scopo di attirare e manifestare l'energia della coscienza cristica negli aspetti fisici della terza dimensione. Per questo motivo le nostre anime hanno scelto di prendersi quell'incarico e dargli vita. Il motivo per cui siamo solo 33 coppie non ha nulla a che vedere con i privilegi spirituali. Semplicemente la frequenza cristica vibra in sintonia con il numero 33 e per questo motivo si è scelto di sostenere questo proposito attraverso 33 coppie. Non ci sono altri esseri che hanno questo scopo perché non è necessario in questo momento per l'umanità. L'unione delle 33 coppie è sufficiente per generare una massa critica.